finalmente Abarth è tornata ad avere una sportiva nuda e cruda come si deve, cioè con motore longitudinale, trazione posteriore, una distribuzione dei pesi direi ottimale e un peso contenuto che ha permesso di ottenere grandi prestazioni anche senza grandissimi valori di potenza, in piena filosofia di Carl Abarth. Ho dovuto un po' aspettare per guidarla perché, come vedete, non è neanche targata, è un esemplare di pre-produzione, però ne è valsa la pena perché ho veramente voglia di scoprire com'è questa Abarth 124 Spider. Velocemente vediamo come cambia fuori rispetto al più tradizionale modello Fiat. Beh, prima di tutto la colorazione è più vistosa che mai perché abbiamo questa tinta bicolor, in questo caso bianca e nera, ancora più vistosa perché il nero è opaco, che non è solo un dettaglio estetico ma è anche un omaggio alle corse del passato. Forse alcuni di voi lo sapranno, le auto un tempo avevano il cofano verniciato di nero in modo che il sole non andasse ad abbagliare il pilota durante le gare di rally. Un dettaglio che, guardate, troviamo anche al posteriore, quindi sempre bicolor opaco, e poi al posto del logo Fiat ovviamente guardate come spicca con orgoglio lo scorpione in omaggio a Carl Abarth. Vediamo però anche altri dettagli come i cerchi in lega dal design dedicato, pinze fenorosse, il fregio Abarth qui sopra l'indicatore di direzione laterale e tanti piccoli dettagli che mi fanno sorridere, mi piacciono, come le cover degli specchietti di colore rosso, un colore che però troviamo anche su questa modanatura orizzontale qui in basso e su questo tappo che nasconde il gancio per il toe strap, un dettaglio molto racing. E poi abbiamo i fari full LED che abbiamo però già anche sulla versione Fiat. Dietro non vi ho fatto vedere però il dettaglio più goloso. I fari rimangono sempre gli stessi, però guardate cosa spunta, un bel estrattore di scarico con due coppie di terminali di scarico. Abbiamo quindi un terminale di scarico sviluppato proprio dalle officine Carl Abarth per esaltare il sound del motore che, a proposito, rimane il 1400 Turbo Multi-Air, adattato per essere montato in posizione longitudinale, quindi per servire una trazione posteriore, ma che, a differenza del modello Fiat, in questo caso è in grado di erogare 170 cavalli, quindi più potenza. Vedremo poi come andrà a erogare questa potenza. Molto belli i sedili in pelle bicolore, belli contenitivi, casse dell'impianto Audio Bose 9 altoparlanti anche nel poggiatesta, una goduria guidare con la musica nelle orecchie, griffato Abarth, anche il volante ovviamente riporta lo scorpione, un piccolo dettaglio estetico anche nella strumentazione con il contagiri di colore rosso. E poi guardate qui, i dettagli sulle auto mi fanno sempre impazzire, abbiamo proprio una targhetta identificativa della versione e materiali un po' più pregiati perché oltre alla pelle qui abbiamo dell'Alcantara che riveste questo piccolo vano portaoggetti, ma anche la cuffia del cambio manuale e del freno a mano e tutta la plancetta. Per il resto invece, oltre al tappetino dedicato e alla pedaliera in alluminio, direi che rimane tutto sommato simile al modello Fiat e quindi alla plancia poi della MX-5, perché come sapete non è molto cambiata sui modelli FCA. Ma a questo punto vi ho fatto vedere un po' com'era fuori, ma una vera Abarth nasce prima di tutto per essere guidata. Abbiamo una trazione posteriore, il sole splende, quindi viaggiamo a top down, andiamo a guidare e vediamo di che cosa è capace questa Abarth. Vi ho parlato della Fiat 124 Spider come di un'auto più da passeggio per chi si vuole godere la guida en plein air, magari in riva a un lago, in riva al mare, ma in maniera tranquilla e con grande comfort, anche se poi non le mancava carattere. Avevo aggiunto però che questa indole particolare le era stata attribuita perché sopra di lei doveva esserci un Abarth, quindi una vettura estrema in tutto per tutto, ed è quella che sto guidando adesso e già dai primi chilometri mi sta confermando tutto quello che vi ho raccontato. Un assetto che qui diventa molto più rigido e molto più comunicativo. C'è molto meno rollio rispetto al modello Fiat, quest'Abarth è più rigida e riesce a comunicare molto meglio con il pilota. E poi c'è il motore. È
sempre il 1400 Multi-Air. Alcuni appassionati, quando è stata presentata quest'auto, sono rimasti un po' delusi perché si aspettavano di trovare il 1750 Alfa Romeo modificato per essere montato in maniera longitudinale. Invece c'è il 1400 Multi-Air portato a 170 cavalli, ma secondo me non è affatto una rinuncia, perché con un peso che ferma l'ago della bilancia praticamente intorno ai 1000 kg, 170 cavalli e una coppia abbondante resa disponibile a basso numero di giri grazie al turbo Garrett rendono quest'auto spettacolare da guidare. Non serve più potenza, ragazzi. Una cosa l'ho imparata, ed è che non sempre la quantità fa piacere di guida, ma a volte è la qualità, e qui di qualità ce n'è veramente tanta, ve lo assicuro. Ce n'è tanta perché il motore, dopo un piccolo ritardo al comando del gas dovuto ovviamente al turbo, tira fuori veramente i denti, ragazzi. Tra 3-4 mila giri come sono adesso risponde che è un piacere, ma quello che mi piace anche è che quest'auto è abbastanza facile da guidare, nonostante la trazione posteriore è facile correggere, non ti mette mai in grande difficoltà, e anche se stai andando a 40 km/h esci magari un po' di traverso da una curva e ti stampa in faccia un sorriso a pieni denti. La qualità elevatissima di questo piacere di guida non è solo per assetto e motore, che rispondono perfettamente come se fossero collegati a una corda ai comandi del pilota, ma anche da questo cambio manuale. C'era anche automatica, ma ho lasciato perdere, la volevo manuale quest'auto. Il cambio è di origine Mazda, a 6 rapporti. I tecnici Abarth l'hanno però ritarato per le esigenze del 1400 Multi-Air 170, che ovviamente ha più coppia, ed è una goduria da azionare perché gli innesti sono cortissimi, secchi, tac, basta un piccolo gesto per buttare dentro la marcia ed è molto consistente. Sembra quasi quello di un'auto da corsa. In più, sulla versione Abarth troviamo un magico tasto che dice Sport. Io ovviamente l'ho selezionato e ho anche limitato i controlli per godermi questa strada di montagna al massimo. In questo modo abbiamo un'erogazione della potenza e una curva di coppia più incisiva. Con la Fiat ci andrei a passeggio, magari in buona compagnia sul lungo lago. Con questa la prenderei nel weekend quando voglia di sfogarmi, di mollare tutto e andare a guidare. Per quanto riguarda assetto ed erogazione, devo ammettere che è più coinvolgente della Mazda MX-5 2000 con il 2000 aspirato. Questa è più secca e più reattiva, ragazzi. È vero, sull'aspirato Mazda ho il bello di un allungo, ho la pulizia di erogazione di un aspirato, ma qui è più brutale. Se mi avete seguito fin qui direte: ma allora questa Abarth 124 Spider, perché non dimentichiamoci che questo piacere di guida ce lo stiamo godendo en plein air, quindi vale doppio. È un'auto perfetta? Vi starete chiedendo. Ma no, ovviamente, perché tutte le auto, anche le migliori, hanno dei piccoli difetti. Quello di questa Abarth c'è, e mi spiace dirlo, ma è lo sterzo. Abbiamo una servoassistenza elettrica che, per carità, regala uno sterzo preciso, un avantreno sincero che ci fa capire bene dove stiamo andando a mettere le ruote, anche perché anche in questo caso l'avantreno non è sporcato dalla trazione, che rimane posteriore, quindi le ruote hanno solo il compito di sterzare, questo lo si vede subito. Però quello che manca è un po' di carico, lo sterzo rimane sempre un po' troppo leggero, almeno per i miei gusti, poi mi direte la vostra. E forse anche in questo caso, come per la Fiat 124 Spider, una demoltiplicazione
che dovrebbe regalare secondo me un po' più di rapidità in inserimento di curva. Anche qui bisogna sfruttare la parte centrale del contagiri. È inutile andare a cercare un allungo che questo motore non può dare, quindi spinge forte fino a 4-5 mila giri, poi a 6.000 diventa un po' più limitante, si perde un po' via. Un'altra cosa che non mi aveva convinto molto della Fiat era il sound, secondo me è troppo sordo, dagli scarichi non usciva quasi niente, ma ci sta perché è un'auto più da viaggio, l'abbiamo detto tante volte. Sull'Abarth però eravamo curiosi perché sappiamo che gli uomini di Karl Abarth hanno un debole per il sound del motore. Qui abbiamo un terminale di scarico sviluppato ad hoc che riesce a far suonare questo 1400 multi-air in una maniera che io non ho mai sentito fino ad ora in nessuna applicazione del gruppo Fiat. Sentite qua che roba! Ma è arrivato il momento di tornare coi piedi per terra, perché mettiamo che voi guardando questo video di prime impressioni vi siate innamorati di quest'auto, e non è un'ipotesi remota secondo me. Bene, andate in concessionaria e quanto costa? Beh, abbiamo detto che è un'auto molto diversa dalla Fiat 124 Spider, come è giusto che sia per ogni Abarth che si rispetti, ma è una macchina anche superiore, diversa nel carattere direi all'MX5 2000 aspirato, più brutale. Il problema è che anche il prezzo è superiore alle sue due consorelle, perché l'Abarth 124 Spider costa in Italia la bellezza di 40.000 euro. Per quanto riguarda i consumi siamo rimasti intorno ai 15 litri ogni 100 km, quindi valori abbastanza preoccupanti, ma perché siamo andati alla ricerca della prestazione. Ovviamente con uno stile di guida più attento si riescono a fare risultati migliori e rimanere senza problemi intorno ai 10 km litro. Il nostro giro purtroppo è finito perché abbiamo i minuti contati e ci scende quasi una lacrimuccia, perché non vorremmo più lasciare quest'auto. Ci siamo veramente divertiti e spero di avervi trasmesso tutto il mio coinvolgimento di guida al volante di quest'Abarth. Il nostro video di prime impressioni termina qui, speriamo di avervi dato già una buona panoramica di quest'auto. Ciao e alla prossima auto!